comandante dei carabinieri ci liquida così con una pacca sulle spalle mio marito e gli dice dai tornate a casa, tanto a settembre si apre la caccia, poi ci sono i cercatori di funghi, trovare un cadavere adesso o tra 3 mesi cosa cambia? Questa è stata una roba che io la ricordo come se fosse ieri e che mi fa male al cuore. Nel mio lavoro ho imparato che l'attesa può spezzare chiunque. C'è chi si piega al silenzio per non farsi del male e chi combatte ogni giorno per cercare un figlio senza avere paura. La donna che mi aspetta, la speranza, l'ha difesa per anni. Dal 2005 lei cerca il figlio Fabrizio scomparso, con la sua promessa senza resa contro i silenzi del clero, tra chiostri e misteri. L'interrogatorio sta per cominciare. Se volete ascoltarlo dall'inizio alla fine senza interruzioni pubblicitarie, abbonatevi al canale. È il supporto migliore che possiate dare alle nostre indagini e a questo progetto. Io mi chiamo Francesco, faccio l'investigatore privato e oggi avrò di fronte Sono Caterina Migliazza, la mamma di Fabrizio Catalano, e di Fabrizio si sono perse le sue tracce ad Assisi nel luglio del 2005, dove stava frequentando il secondo anno di un corso quadriennale di musicoterapia. Da quel 21 luglio il buio, il niente. Sembra inghiottito dal sentiero francescano della pace dove sono stati ritrovati i suoi oggetti, prima la sua sacca e dopo 7 mesi la sua chitarra. E di lui poi nessuna notizia, un silenzio assordante, insopportabile, che non ci lascia tregua perché c'è una domanda che si sveglia con noi e si addormenta con noi. Dov'è Fabrizio? Come sta Fabrizio? In questi anni sono stati anni di angoscia e disperazione, ma anche di tanta speranza. Noi non possiamo perderla perché tutto quello che abbiamo fatto per cercare Fabrizio non ha mai dato nessun esito e quindi questo ci continua a tenere in qualche modo la luce della speranza accesa, perché se non ci sono notizie vuol dire che magari Fabrizio è da qualche parte e noi non siamo ancora venuti a contatto con lui. Per cui l'unico strumento che ci è rimasto è quello di continuare a raccontare la sua storia, continuare a chiedere aiutateci a trovarlo, perché fino a quando saremo in vita noi, fino a quando non arriverà anche un soffio che ci dice il contrario, noi pensiamo che Fabrizio sia vivo e magari abbia trovato asilo da qualche parte, quindi che lo tiene lontano da noi, oppure che stia magari vagando, figlio del vento che ha bisogno di qualcuno che gli tenda la mano e che lo accompagni a casa. Grazie Caterina per essere qui con noi, per noi è un immenso piacere insomma riuscire a parlare con te, parlare di questo caso che ha ancora tanti risvolti poco chiari. Partirei con una domanda. Fabrizio nel 2005 ha 19 anni. Chi era Fabrizio nel momento in cui scompare? Fabrizio è un ragazzo solare,
un ragazzo sempre al servizio degli altri. Lui ha proprio una predisposizione, no? Verso l'altro, verso quello più bisognoso. Stava, era in un momento veramente favorevole, no? Perché stava realizzando un po' quelli che erano i sogni della sua vita, quindi aiutare gli altri attraverso la musica, perché lui sin da piccolo si era avvicinato alla musica, aveva iniziato suonando il violino, poi l'ha tirato, come dicono i suoi compagni di gruppo, ed è diventata una chitarra, perché la chitarra era più di compagnia. E allora aveva coniugato le sue passioni, quella di aiutare gli altri con la musica, per cui era felicissimo di aver superato questo test ad Assisi per questo corso di musicoterapia e in quella, appunto a luglio c'era questo full immersion ed era andato carico perché poi aveva tanti altri appuntamenti, ma sempre con il sorriso, stanco perché dopo un anno insomma di lavoro, di attività, chiaramente si è stanchi, però ben positivo e felice insomma di questo percorso che stava facendo. Lascia appunto i suoi vecchietti, come li chiamava, dove faceva il tirocinio, gli lascia impegno i suoi strumenti perché poi sarebbe ritornato per continuare la sua attività. E così come lascia appunto i suoi colleghi di lavoro dove stava facendo uno stage e aveva già programmato anche le sue vacanze, una settimana con noi in Calabria perché l'anno prima insomma non era venuto, noi siamo di origine calabrese e lui sentiva molto questa origine perché appunto sin da bambino ha trascorso tante vacanze per cui era ben contento di raggiungerci in Calabria con i biglietti ferroviari già acquistati e poi avrebbe raggiunto i suoi amici in Valle Stretta. Per cui c'erano degli appuntamenti per lui veramente importanti e inderogabili. Eh, Non ci avrebbe mai rinunciato. assolutamente no, assolutamente no. Quindi arriviamo al momento in cui lui parte, arriva ad Assisi, insomma comincia questo corso. Che cosa succede poi? Succede che praticamente dopo qualche giorno lui era abituato che aveva, intanto alloggiava in un appartamento con delle sue compagne di corso e, e al mattino appunto dopo i primi giorni noi ci eravamo sentiti appena arrivato e dopo appunto qualche giorno non si presenta a lezione. E la sera l'hanno visto tutti suonare in piazza del comune con degli artisti di strada che aveva anche invitato a darsi una rinfrescata nell'alloggio, appunto, e poi il giorno dopo non si presenta a lezione e quindi scatta praticamente subito un po' l'allarme dalle sue compagne che ritrovano il cellulare sotto carica e di lui nulla, quindi pensano che magari sia partito così perché magari era capitato qualcosa a noi, a Collegno. E invece, appunto, poi soprattutto la sera che non lo vedono di nuovo arrivare, quindi ci telefonano, parte appunto l'allarme dalle sue compagne. Quando scoprono che non è da noi, anche per noi è stata una sorpresa, non ce lo spiegavamo. Fabrizio era abituato che in ogni caso ci avrebbe comunque comunicato. Tanto più che poi abbiamo scoperto che appunto le ultime telefonate che ha fatto al mattino erano proprio quelle alle sue compagne per probabilmente ad avvertirli insomma di questo cambiamento di programma, nel senso che magari ha scoperto il sentiero dove sono stati ritrovati i suoi oggetti proprio in quei giorni, perché noi eravamo stati ad Assisi con lui, ma ci aveva fatto vedere
Assisi, insomma avevamo girato i posti più belli, insomma, dell'Assisiate, ma non ci aveva parlato di questo sentiero, quindi secondo noi in quei giorni deve averlo scoperto, è curioso, magari si sarà imbattuto su questo sentiero, lasciando il telefono sotto carica, quindi lui si suppone appunto che sarebbe ritornato. Anche perché lascia anche gli occhiali. Lascia anche gli occhiali da vista, si allontana con le lenti a contatto e sappiamo benissimo che gli occhiali sono preziosissimi perché lui è fortemente miope, per cui se era un allontanamento Definitivo. definitivo, almeno gli occhiali li avrebbe portati con sé. Quindi tutto questo chiaramente ci lascia da subito preoccupati, anche se ci siamo detti all'inizio magari avrà incontrato qualche suo amico o qualche sua amica e hanno passato un po' di tempo insieme, no? Ma noi poi siamo partiti il venerdì e quindi quando siamo arrivati ad Assisi, insomma, erano 2 giorni, ho detto non è assolutamente... C'è qualcosa che non c'è va. qualcosa che non va, sì. Controllavo il suo conto che avevamo insieme e la sua carta di credito per vedere se ci fossero dei movimenti, no? Perché comunque eravamo preoccupati. Quando siamo arrivati appunto ad Assisi, la prima cosa che abbiamo fatto, abbiamo incontrato gli artisti di strada perché ce l'hanno fatte vedere appunto i suoi compagni, le sue compagne di corso, gli artisti di strada, quindi abbiamo subito sentito questi 2 ragazzi con cui Fabrizio aveva suonato proprio la sera prima, Ottavio e Franco. È l'unica cosa che sappiamo. Entrambi ci hanno detto che arrivavano, uno da Arezzo, l'altro non ci ricordiamo. E loro ci hanno rassicurati, ma no, magari si sarà preso una pausa. Noi l'abbiamo aspettato anche la sera prima, la sera dopo, e niente. Però state tranquilli, Fabrizio è un ragazzo che nessuno è così gentile, così buono che nessuno le farebbe del male e lui non si farebbe mai del male, è un ragazzo pieno di sé, ha molta stima e non solo, è molto contento di quello che fa, suona d'incanto, quindi ci hanno proprio rassicurati. Noi l'abbiamo incontrato più volte in quei giorni perché loro erano sempre, si aggiravano appunto nella piazza, tra la piazza di Assisi, no? Tra le piazze di Assisi dove appunto suonavano e li abbiamo anche segnalati alle forze dell'ordine proprio perché visto che c'erano, perché noi abbiamo fatto poi subito denuncia, erano 2 giorni che Fabrizio mancava da casa, quindi abbiamo subito fatto denuncia e abbiamo segnalato, però ci hanno detto che erano innocui e quindi nessuno li ha mai sentiti. Poi loro nei giorni dopo sono andati via e noi non li abbiamo più incontrati. E quello è stato il primo di parecchi errori forse commessi. Sì, purtroppo sì, devo dire che anche questo, insomma, non- non è stato considerato, non è stata data l'importanza che invece potevano avere questi ragazzi, perché è stato con loro gli ultimi momenti, quindi magari nei loro discorsi, nelle loro chiacchiere poteva venire fuori qualcosa di importante, no? Che si sono detti e quindi questo noi abbiamo poi fatto tanti appelli chiedendo di questi ragazzi, però Non non li siete... abbiamo mai più rintracciati e quindi ce li siamo persi. E quei giorni lì praticamente noi abbiamo tappezzato l'Assisiate di locandine di Fabrizio, perché non sapevamo da che parte andare, cosa fare. Ripeto, anche il sentiero per noi era una cosa sconosciuta. E dopo 2 giorni che eravamo lì, insomma, la domenica, siamo stati contattati
dal maresciallo dei carabinieri, perché era stata ritrovata la sacca di Fabrizio. E lì, quando è stata ritrovata, poi abbiamo subito, ci siamo portati siamo stati accompagnati sul sentiero, è lì che abbiamo scoperto il sentiero, e da quel momento lì allora abbiamo cominciato a bussare, insomma, alle porte che c'erano nelle vicinanze. Anche la sacca era stata ritrovata da un passante in ottime condizioni, era adagiata, non era stata buttata o comunque maltrattata. Ci hanno detto che era stata appunto adagiata vicino ai margini di un sentiero, il sentiero francescano della pace, che va da Assisi a Gubbio e arriva fino alla Verna. È un sentiero che ha percorso appunto proprio San Francesco per andare ad aiutare i mendicanti. In quel tratto lì, in località ehm, Pieve e San Fortunato, insomma, gli oggetti sono stati ritrovati, e questa sacca appunto eh, c'era tutto dentro, c'erano anche i soldi, il portafoglio, la carta di credito, un flauto di pan, c'era insomma era tutto intatto. Quando ci è stata consegnata, praticamente l'abbiamo poi portata a casa, e volevamo ringraziare il signore che l'aveva trovata, e invece ci hanno detto che purtroppo non c'era stato un verbale perché in ufficio mancava la carta carbone o carta copiativa. Quando io parlo di carta carbone, molti, soprattutto i ragazzi, mi chiedono, mi guardano basiti perché non sanno nemmeno che cos'è. Perché in quegli anni non c'era ancora il computer negli uffici della pubblica amministrazione. Assolutamente no, c'era ancora la macchina da scrivere, quindi si usava questa carta copiativa per fare più copie, perché neanche le fotocopiatrici erano così sì, alla portata di tutti. Quindi non era stato redatto nessun verbale. Noi, a distanza poi di tanto tempo, abbiamo saputo, ma abbiamo cercato insomma questo signore, che non l'abbiamo mai potuto ringraziare di persona. E dopo, quindi, viene ritrovata questa sacca, e lì partono le ricerche da parte nostra, perché abbiamo battuto, cioè avendo comunque un luogo, abbiamo cominciato a bussare alle porte delle abitazioni che c'erano nelle Perché vicinanze. c'erano comunque edifici, abitazioni Sì, in sì, questo cammino, sì, no? In questo sì. percorso. Ma il cammino è intanto pieno di case anche di accoglienza. L'Assisiate, sappiamo benissimo che si vive un po' un clima spirituale un po' diverso, no? Rispetto ad altri luoghi. C'è proprio. E in più questo sentiero è molto battuto dai pellegrini, sia d'estate, diciamo, che in primavera. Perché appunto è molto suggestivo, è un po' il cammino di Santiago Esatto. qua in Italia, no? Per cui è pieno, e percorrendo ci si imbatte verso tante case di accoglienza, alcune religiose, altre un po' meno. Insomma, ci sono un sacco di luoghi che sono frequentati da persone, e abbiamo scoperto praticamente un mondo, anche tanti eremi che noi credevamo veramente fossero sfondi di fiabe. E noi nell'Assisiate abbiamo scoperto ancora i monasteri di clausura, dove passavamo la locandina attraverso la ruota, e appunto il Signore vi dia pace, ci sentivamo dire, ma sentivamo solo la vocina, e poi ci veniva restituita, no, non l'abbiamo visto. E queste locandine abbiamo cercato di tappezzare, ma nei luoghi religiosi eh,
ci è stato negato, no? Perché rovinava il decoro, perché appunto se attaccassimo tutte le locandine chiaramente ne andava il decoro delle comunità. Quindi queste porte chiuse a volte che abbiamo scontrato andavano in contrasto su quello che noi credevamo, insomma, di ricevere in un luogo Anche perché così. dalla Chiesa ci si aspetterebbe invece insomma un po' più di aiuto, no? Un po' È più un di... po' più di accoglienza. Noi per poter parlare con il vescovo abbiamo scritto miliardi di mail, abbiamo mandato mail all'inizio, abbiamo trovato un vescovo che è stato molto accogliente e ci ha regalato un dizionario delle comunità sul Umbre ed era veramente un qualcosa di molto corposo. corposo e noi ci siamo imbattuti in questi indirizzi, abbiamo cominciato a scrivere, no? E poi purtroppo questo vescovo ci ha indirizzato appunto a molti eremi e che abbiamo battuto insieme al comandante dei Vigili del Fuoco, che è stato anche lui una persona amica che ci ha subito abbracciati e dopo finito il servizio ci accompagnava in questi luoghi. E devo dire che anche così imbatterci in questi posti era veramente qualcosa di sorprendente perché non ce lo saremmo mai aspettato, no? Che si potesse vivere così. Come dicono loro, di provvidenza, anche se alcune comunità ci hanno sorpreso anche ehm, per come si presentavano, per il lusso, perché non erano poi così umili come ci aspettavamo noi, no? Eh, e niente, però non abbiamo mai avuto nessuna risposta perché anche nelle comunità dove c'erano magari più persone, noi passavamo al mattino, lasciavamo la locandina, chiedevamo se potessero darci qualche indicazione e poi ci rimandavano, ma io non so, venite, provate a venire domani, parliamo con padre. Poi ripassavamo l'indomani, raccontavamo di nuovo tutto da capo perché tra di loro non c'è neanche Non comunicazione, si parla. quindi sì, abbiamo trovato proprio un muro di omertà. E poi anche questo vescovo a cui ci siamo affezionati è mancato ed è subentrato un altro vescovo e lì abbiamo dovuto ricominciare di nuovo da capo e addirittura abbiamo dovuto fare la posta perché non rispondeva alle nostre mail, non rispondeva al telefono perché dice ci arrivano tante mail, tante richieste di aiuto che la maggior parte sono false, ma la nostra era vera. E per cui questa poca collaborazione, devo dire che ci ha molto colpiti ed è stato spiacevole. E poi ci siamo imbattuti con l'impreparazione anche da parte delle forze dell'ordine, perché seppure noi non fossimo preparati, abbiamo trovato anche tanta superficialità e poca competenza anche da parte loro. Noi ci siamo preoccupati subito, le abbiamo detto che non era un comportamento normale. Fabrizio non l'avrebbe mai, non ci avrebbe mai lasciati senza dirci cosa stava facendo. Probabilmente era curioso e ha scoperto il sentiero proprio in quei giorni. E allora abbiamo chiesto e chiedevamo insomma di fare, visto che c'era questo luogo, di fare comunque un'importante battuta di ricerca. Mio cognato è venuto, aveva affittato una moto da cross per battere un po' quei luoghi, noi abbiamo avuto solo il comandante insomma che ci portava
Ma in quel periodo lì, insomma, luglio è un mese complicato perché intanto in caserma c'era un continuo avvicendarsi di persone diverse e poi c'era la festa del perdono ad Assisi che richiedeva comunque impegno, insomma, ed è una festa molto sentita dove arrivano pellegrini da tutta Italia, anche dall'estero, per cui abbiamo dovuto la prima battuta di ricerca l'abbiamo dovuta rimandare a dopo la festa del perdono. Ma vi hanno affiancato dei cani molecolari nella prima ricerca? Assolutamente no, nella prima ricerca è stato allora i primi giorni ci avevano fatto conoscere due cinofili e ce l'hanno messi a nostra disposizione. Peccato che noi non sapevamo neanche da che parte iniziare, per noi era un territorio completamente sconosciuto, noi non eravamo mai stati su quel sentiero, quindi era complicato. E poi appunto quando abbiamo fatto la battuta di ricerca che l'hanno organizzata loro, sono arrivati insomma una serie di persone che arrivavano da fuori dell'Assisiate, dai paesi vicini, alcuni dalla Toscana, ma molti di loro non sapevano neanche cosa cercavamo. Quindi io il primo giorno, il giorno della battuta di ricerca, ehm, avevo con me la locandina e questi ragazzi, insomma, questi carabinieri, poliziotti, si avvicinavano e mi chiedevano: Ma chi è lei? Io tendevo a questa locandina e gli facevo vedere chi era Fabrizio, ma non avevano neanche l'indicazione di come era vestito Fabrizio, seppure noi gliel'avevamo ben Fornita. sì, fornito. E non solo, noi avevamo raccolto delle testimonianze e una signora che afferma di averlo visto proprio subito dopo, il giorno dopo della sua scomparsa, ha dichiarato che gli aveva offerto dell'acqua e dei pomodori e lui gli aveva detto che continuava il cammino perché l'aveva addirittura invitato a pranzo. E ce l'ha descritto proprio come era Fabrizio, perché noi inizialmente le locandine addirittura le avevamo fatte con una descrizione degli abiti di Fabrizio diversi da quello che in realtà aveva addosso proprio perché ci eravamo affidati alle compagne che ce l'hanno descritto come era vestito la sera prima. Poi quando ce ne siamo accorti, gliel'abbiamo detto anche ai carabinieri, ha detto ma no, continuiamo, può essere anche una strategia, continuiamo a diffondere questa locandina, così quando ci telefonano, quando ricevete qualche segnalazione, almeno voi chiedete come l'hanno visto vestito, Per se avere la prova che sì, effettivamente sì. fosse lui. E quindi abbiamo continuato a diffondere questa locandina, ma quando lei ce l'ha descritto, io poi tornando a casa, andando a rovistare negli indumenti di Fabrizio, mi sono resa conto appunto che erano esattamente quelli che lei mi aveva descritto e non quelli che avevamo messo sulla locandina. Quindi è Quindi certo poi che questa signora abbia visto Fabrizio. certo, quella è l'unica segnalazione che abbiamo di certa, ma anche altri, perché poi ce l'hanno descritto che era passato lì, che l'avevano visto con questa chitarra addosso, quindi comunque si notava più la chitarra che non con lui, perché aveva una custodia, l'aveva ricevuta per i suoi 18 anni, una custodia di quelle rigide proprio e aveva una bella chitarra che lui ci teneva tantissimo, anche quella è il regalo dei suoi 18 anni, quindi non l'avrebbe abbandonata mai perché lui era legatissimo alla sua chitarra e quindi quando è stata ritrovata appunto la sacca, lì abbiamo cominciato a capire insomma quello che era il territorio da battere. E, e quel giorno appunto gli abbiamo dato le indicazioni noi, siamo stati noi ad accompagnarli perché appunto alcuni di loro non sapevano neanche cosa stessero cercando
E peccato che noi doveva alzarsi in volo anche un elicottero che era pronto e invece purtroppo è arrivato un temporale estivo di quelli veramente che non lasciano nulla, nel senso che è venuto giù fango di tutto e quindi E non, questa non è riuscito a battuta. decollare No, l'elicottero. né a decollare l'elicottero e si sono dovuti ritirare tutte le forze impiegate si sono ritirati subito dopo, infangati e con niente. E in questo grande marasma, insomma, di fuggi fuggi che non si capiva più niente, anche gli indumenti di Fabrizio, la sacca di Fabrizio che io gli avevo dato una sacca con una serie di oggetti di Fabrizio sono andati persi perché poi noi glieli abbiamo richiesti ma nella confusione non sappiamo dove sono finiti, quindi anche quella è stata una battuta che battuta non è stata perché non hanno neanche fatto in tempo a partire che si sono dovuti ritirare, quindi è venuto giù tutto, per cui quella battuta lì è stato veramente una roba che ci ha fatto male perché noi avevamo investito le nostre preghiere, tutte le nostre energie e rimandati da giorno in giorno, appunto, abbiamo dovuto aspettare anche tanto e a quel punto il comandante dei carabinieri ci liquida così con una pacca sulle spalle mio marito e gli dice dai, tornate a casa, tanto a settembre si apre la caccia, poi ci sono i cercatori di funghi, trovare un cadavere adesso o tra 3 mesi cosa cambia? Questa è stata una roba che io la ricordo come se fosse ieri e che mi fa male al cuore, Cosa hai perché provato in quel momento? in quel momento c'era una fitta che non mi ha lasciato parole, c'erano sentimenti contrastanti dalla rabbia perché ad una mamma non si può, a due genitori non si può dire qualcosa del genere, non è accettabile. Però devi ingoiare, ingoi tutto, abbiamo girato le spalle e siamo andati via. E, e abbiamo pensato che noi non aspettavamo i cacciatori e non aspettavamo nemmeno i cercatori di funghi. Così siamo arrivati a Collegno e abbiamo bussato al comune di Collegno e il sindaco che allora era l'ha accossato Silvana e ci ha subito accolto, ha detto facciamo subito un appello e chiediamo volontari a tutte le associazioni, così a settembre siamo partiti con un pullman da Collegno pieno di volontari, sono arrivati gli amici di Fabrizio, gli amici del gruppo dove suonava, lui suonava all'Agamus di Grugliasco, della parrocchia, la nostra parrocchia San Giuseppe di Collegno, quindi i volontari delle associazioni, cinofili, insomma sono arrivati veramente, siamo andati con 2 pullman e in più c'erano insomma volontari che poi ci hanno messo a disposizione anche le associazioni, si sono tipo la Croce Rossa, insomma alcune associazioni anche del territorio, coordinati dalle forze dell'ordine, abbiamo fatto la prima battuta di ricerca, che anche questa non ha portato a nulla, però anche i cani, c'erano sì dei cani cinofili, però altri erano proprio i cani delle persone, insomma, comuni e non abbiamo trovato nulla e quindi siamo ritornati a casa convinti che magari Fabrizio abbia avuto un passaggio oppure abbia trovato asilo in qualche comunità e abbiamo scandagliato quel territorio da dove è stata ritrovata la sacca e siamo arrivati fino a Gubbio perché è proprio il sentiero francescano della pace, quello che San Francesco ha percorso appunto e quindi era quel sentiero che magari Fabrizio abbiamo sempre avuto questa idea che Fabrizio abbia abbandonato, abbia seguito un po' le orme di San Francesco.
Ma poi c'è il colpo di scena, perché dopo noi siamo poi ritornati, abbiamo continuato a cercare, a fare appelli, a scrivere, e dopo 7 mesi, a gennaio, viene ritrovata invece la chitarra di Fabrizio. La chitarra di Fabrizio viene ritrovata da un cacciatore, tutti i ritrovamenti fatti appunto da persone comuni. Noi durante la battuta di ricerca, la prima battuta di ricerca, non abbiamo trovato nulla. Ed E eravate già passati in quel punto. non sappiamo, perché praticamente la distanza tra il ritrovamento della sacca e il ritrovamento della chitarra ci sono circa 3 chilometri, non è proprio vicinissimo. Uno è in località Pieve San Nicolò, l'altra in località San Fortunato. Sono vicini, ma non proprio a 2 passi. E la chitarra viene ritrovata da un cacciatore appunto in un posto battuto tantissimo, perché tanto che quando noi siamo andati appunto ci ha accompagnati il cacciatore, era pieno di bossole, da paura proprio, cioè perché il sentiero è fatto un po' a macchia, no? Quindi ci sono questi tratti di boscaglia molto fitti, dove sono praticamente impraticabili, e poi invece ci sono dei tratti che sono magari anche coltivati, e questo pezzo era abbastanza visibile, molto battuto, perché insomma, visto che c'erano i bossi, e il cacciatore ci ha anche confermato, ha detto che appunto io proprio esattamente su questo luogo, ma io lo batto, ma non l'ho mai notata. In più ci siamo anche stupiti delle ottime condizioni in cui era la chitarra, nonostante appunto gennaio, quindi comunque Piogge, certo. un inverno insomma, per cui questa chitarra, che doveva darci qualche risposta, invece ci ha dato altre domande. Perché era intatta, come Era se intatta. fosse stata Lasci- posizionata lì. In più, allora, dal verbale che avevano fatto al momento del ritrovamento, che è veramente ridicolo perché aveva 4 righe, non risultava neanche, per dire, non si sono neanche preoccupato di fotografare se ci fosse stato un calco, no? Perché il cacciatore li aveva portati subito. Dopo, vabbè, erano passati un paio di giorni, perché lui subito non l'aveva nemmeno collegata a Fabrizio, poi meno male che sua figlia, insomma, ha visto una locandina Si dentro era ricordata. della parrocchia di Collegno, e quindi ha avuto un po', altrimenti loro pensavano di aver ritrovato una chitarra che qualcuno l'avesse dimenticata. Tanto che a distanza di tempo, quest'anno che io sono andata ancora, ho rintracciato il cacciatore, mi ha detto che lui l'aveva anche promessa alla nipote, gli aveva Sì, perché non telefonato, perché sapeva non forse di sapeva Fabrizio. assolutamente. Quindi la porta però in commissariato, mentre la denuncia noi l'abbiamo presentata al comando dei carabinieri, la chitarra viene consegnata al commissariato, e hanno pensato bene di metterla ad asciugare sul termosifone, sicuramente in buona fede, però era già stata maneggiata. In più, lasciata sul Si termosifone, sono perse tutte praticamente le tracce. abbiamo perso tutte le tracce. In più, anche il calco della chitarra non era stato neanche considerato, perché quello poteva dirci, se era stata lì un po' di tempo, il calco qualcosa ci diceva, no? E invece neanche quello. Quindi il cacciatore ha detto: io purtroppo sono un cacciatore, non sono un esperto, per cui Che ripeto, l'ho non spettava a preso, lui, sì, certo, sì, l'ho sicuramente. trovata e non mi sono posta, anzi mi sono stupito, però non sapevo assolutamente nulla, quindi non abbiamo avuto anche lì niente, cioè, anzi, la chitarra ce la volevano dare indietro, poi per una serie di resistenza da parte nostra, è stata poi mandata a fare l'indagine e l'analisi, ma sono arrivati gli esiti che nulla di significativo era emerso.
e solo con la chitarra poi si ricostruisce un fascicolo e si ha la nomina del PM, del magistrato, quindi si praticamente parte la macchina così della investigativa, diciamo, e allora ricostruiamo un fascicolo grazie alle testimonianze che abbiamo raccolto, vengono sentite poi le sue compagne, abbiamo poi i tabulati telefonici dopo 1 anno e mezzo, però sappiamo che i tabulati telefonici, cioè dopo 1 anno e mezzo, hanno perso tutto il loro significato, perché c'erano le chiamate, noi abbiamo visto il telefono era sotto carica, quindi c'erano le chiamate che Fabrizio aveva fatto addirittura alle sue compagne, probabilmente per avvertirli il giorno prima, e sono rimaste senza risposta perché aveva telefonato troppo presto, quindi loro non avevano fatto in tempo a rispondere. Quindi c'è tutto una serie di errori e di superficialità per cui sono state trattate le indagini in modo Anche approssimativo. perché poi avete scoperto solo in un secondo momento che non era neanche stato trasmesso in procura il fascicolo. Certo, no, non c'era proprio il fascicolo è stato ricostruito. Infatti, praticamente c'è omissione di atti di ufficio, c'è anche stata aperta una procedura per omissione di atti di ufficio e quindi meno male che io avevo tenuto un diario giorno per giorno dall'inizio e quindi questo ha aiutato un po' nelle indagini. Hanno recuperato appunto tutti gli indirizzi anche delle sue compagne, dei suoi professori, insomma abbiamo poi cercato questi artisti di strada e comunque è iniziata la macchina investigativa che però non ci ha portato a nulla di Perché poi significativo. dopo questo episodio della chitarra sostanzialmente c'è calma piatta dopo il Certo, ritrovamento. sì. Fabrizio allora tutti lo vedono la sera a suonare in comune, nella piazza del comune, il giorno dopo sul sentiero e poi cala il silenzio, praticamente sembra inghiottito da questo sentiero. Dopo 27 mesi organizziamo una nuova battuta di ricerca partendo questa volta concentrandola sui punti del ritrovamento della chitarra e della sacca. Non siamo più arrivati fino a Gubbio perché ormai era inutile, insomma, ci siamo resi conto che le forze dell'ordine lì sono arrivati volontari da tutta Italia, anche lì abbiamo fatto un appello, quindi sono arrivati i cinofili. A quel punto però erano passati 27 mesi e ci abbiamo messo tanto a riuscire ad ottenere anche questa battuta di ricerca e a quel punto il commissario allora della polizia ci aveva detto: beh, signora, lei la vuole la battuta? Inizialmente doveva essere 1 settimana, poi è ridotta a 4 giorni, poi a 3, poi alla fine siamo riusciti ad ottenere solo 2 giorni di battuta. Mi fa, ma dopo 27 mesi in quel territorio consideri che è come cercare un ago nel pagliaio e i cinghiali non lasciano nemmeno lacci delle scarpe. Quindi un'altra mazzata. Ma Ma noi non volevamo trovare i lacci delle scarpe, noi volevamo cercare, non volevamo trovare niente in realtà, perché noi vogliamo trovare un Fabrizio vivo. Quindi abbiamo fatto questa battuta, abbiamo scandagliato insieme ai volontari questo sentiero, è venuto fuori una maglietta che poi dopo l'indagine non è risultata di Fabrizio, sono stati trovati dei resti ma attribuiti poi a resti di animali, quindi Fabrizio non abbiamo trovato niente e quindi noi continuiamo a cercare Fabrizio vivo. Abbiamo trovato tante case di accoglienza, tanti eremi. Abbiamo scoperto questo mondo, ma abbiamo ricevuto anche tante testimonianze di persone come Fabrizio che hanno ricevuto la cosiddetta chiamata
e che si sono ritirati e vivono una vita nel silenzio totale, e addirittura davanti a alcune case di accoglienza c'è non disturbate la nostra quiete, non vogliono nemmeno che bussiamo. C'è proprio, ci sono dei divieti, sono praticamente blindati e non si può arrivare, non si può chiedere, perché se non c'è un mandato, se non c'è una certezza, loro possono anche non rispondere. Quindi anche le nostre lettere che sono rimaste così senza risposta, questo ci fa pensare appunto che non ci hanno dichiarato che Fabrizio non c'è, e quindi neanche che c'è, però ho la speranza appunto che magari Fabrizio abbia proprio perso un po' il senso, e quindi abbia trovato asilo e sia lontano da noi. Caterina, arriviamo poi al momento in cui bisogna dichiarare la morte presunta di Fabrizio, perché passano parecchi anni. Sì, un atto dovuto. Noi abbiamo aspettato oltre quello che era invece così le disposizioni, perché la morte presunta è un atto che si può fare dopo i 10 anni. Noi siamo arrivati a 17 anni, spinti da un altro caso che seguivamo, perché poi quando vivi un dramma come il nostro, cerchi insomma le persone che più ti possono comprendere, e dietro le quinte di chi l'ha visto nascono delle grandi amicizie, e c'è stato un caso che abbiamo seguito, con cui abbiamo condiviso e condividiamo i nostri anni d'attesa, che purtroppo è mancato il papà. E quindi la mamma si è ritrovata di fronte veramente ad uno tsunami, no? Che ti travolge, perché la successione, perché l'altro figlio praticamente non dichiarato, solo scomparso, assente, cade tutto in successione, bisogna avere poi un legale, e ci sono due pratiche: prima la successione che va anche all'altro figlio, e poi dall'altro figlio insomma la dichiarazione di morte, e di nuovo un'altra successione, per cui ci ha proprio invitati, ha detto: non fate come abbiamo fatto noi, tu hai un altro figlio, dobbiamo tutelare, dobbiamo pensare anche a loro, perché io era una cosa che rifiutavo, non volevo neanche sentirne parlare. E così abbiamo iniziato anche noi questa pratica, che è una pratica veramente di una violenza indescrivibile, perché dover dichiarare, dover ricostruire, praticamente rivivere attimo dopo attimo, perché bisogna compilare 1000 atti, no? Bisogna ripercorrere tutto, fare una dichiarazione anche per l'altro, con l'altro mio figlio, quindi si va poi in tribunale con un avvocato, si fanno le pubblicazioni, una pratica che dura praticamente un anno, che ha dei costi che non sono così alla portata di tutti, però dovevamo tutelarci e dovevamo tutelare anche l'altro nostro figlio, quindi l'abbiamo poi considerato appunto come un atto di carta che si può strappare da un momento all'altro, però è una roba terribile. E devo dire che anche i tempi non sono neanche giustificati, perché ogni caso dovrebbe avere praticamente il suo tempo. Sono i genitori, sono le persone, i familiari che devono decidere quando farlo, perché in caso di una persona anziana, di scomparsa di una persona anziana, non si può aspettare 10 anni e congelare la pensione, ma anche un padre di famiglia quando scompare gli viene congelato qualunque cosa, qualunque reddito, per cui deve essere comunque in qualche modo adattato alla situazione e alla persona, non si può. Noi appunto abbiamo anche subito questa, come dico io, questa
violenza, perché è stato difficile anche per il fratello di Fabrizio. Considera che noi abbiamo, appunto, c'è anche il fratello che hanno 4 giorni e 4 anni di differenza, e non è stato facile perché era in piena adolescenza, frequentavano lo stesso liceo, giocavano nella stessa squadra. Nell'ultimo periodo, tra l'altro, erano proprio nella stessa categoria di hockey, e quindi è stato veramente terribile, e non abbiamo avuto nessun supporto psicologico né per lui né per noi. Io dopo tanta lotta sono riuscita ad ottenerlo, perché appunto non sai come comportarti, e andavo io a farmi seguire proprio perché per poter seguire l'altro figlio. Quindi anche questo è un buco, c'è un buco legislativo di fronte alla scomparsa, e come dicevo prima, ogni passo è un ostacolo da superare, e non è facile. Perché la solitudine incombe, perché tutti ti dichiarano che ti sono vicini. In effetti ti sono vicini, ma sei tu poi che ti addormenti e ti svegli e che non sai come comportarti, perché nessuno ti sa dare delle indicazioni, né dal punto di vista legale, né dal punto di vista fiscale, né dal punto di vista assistenziale. Quindi devi affrontare un problema dietro l'altro. Infatti hai fondato l'associazione Cercando Fabrizio, che aiuta proprio le famiglie, le persone che si trovano in questa condizione a cercare di capire come orientarsi, cioè dai una mano e dai un supporto importantissimo a queste famiglie. Sì, io devo dire che l'associazione ha questi 3 puntini di sospensione che vogliono dire tanto. Intanto, Cercando Fabrizio è gli altri scomparsi, ma Cercando Fabrizio è anche sostegno ai familiari, e non solo sostegno, è una condivisione della nostra esperienza. Noi abbiamo voluto mettere a disposizione questa esperienza che abbiamo vissuto, perché è importante conoscere le difficoltà che ci sono dietro, ed è importante anche informare su questo fenomeno che purtroppo è in crescita, ha dei numeri veramente incredibili. Nessuno immagina che dal 74 ad oggi ci sono oltre 100.000 scomparse, denunce di scomparsa ancora aperte, che non sappiamo che fine hanno fatto, ed è un fenomeno anche in crescita. Quindi è stata una necessità quella, intanto perché l'unione in qualche modo fa la forza, e perché condividere le storie, anche quello aiuta tantissimo. E non solo, abbiamo cercato, insomma, nel nostro piccolo, di informare, di portare questo progetto nelle scuole. Io vado nelle scuole per raccontare, partendo dalla storia di Fabrizio, cerco di incoraggiarli intanto a raccontarsi, perché il racconto e lo scrivere soprattutto sappiamo benissimo che è terapeutico e aiuta tanto, tanto che io ho scritto 2 libri, Cercando Fabrizio, storia di un'attesa senza resa, perché non c'è resa di fronte ad un'attesa di un figlio e di sue notizie, e poi Il falco e l'altalena, la storia di una madre per un figlio scomparso, Che è l'ultimo libro che è l'ultimo libro, che è la storia di una madre raccontata al proprio figlio in una modalità un po' insolita, come una favola, perché è quella storia che noi mamme a volte, quando i nostri figli ci chiedono: mamma, ci racconti la storia della tua vita? E Fabrizio era molto curioso e me lo chiedeva spesso. Io gli dicevo poi te la racconto, perché quando ci sono delle fatiche cerchiamo sempre di rimandarle, no? C'è sempre tempo a raccontarle. E invece
io non ho avuto il tempo di raccontargliela per intero, e allora gliel'ho scritta a mo' di favola, perché così anche il lettore eh, ha il dubbio che sia fantasia o realtà, ma in effetti le favole ci raccontano storie vere. E il falco e l'altalena, appunto, è significativo anche il titolo, perché il falco sappiamo che vola in alto, che indica presagio, indica libertà, e l'altalena è un po' l'altalena della nostra vita, no? Tra alti e bassi, tra momenti di disperazione quando precipitiamo e momenti di gioia quando ci solleviamo. Ma quando precipitiamo, se qualcuno ci aiuta e ci dà una spinta, riusciamo anche a volare. E in questo libro c'è tanta fatica e tanta sofferenza, ma c'è anche il volo di questa mamma, perché ci sono dei momenti e ci sono state delle persone che ci hanno fatto anche volare, perché volare si può soprattutto se si è in tanti. E noi speriamo che questo libro raggiunga Fabrizio, perché non c'è la parola fine su questo libro, ma c'è il desiderio di scrivere il finale insieme, perché Fabrizio si esprimeva tantissimo con la scrittura, scriveva delle poesie. Allora io ai ragazzi, ma anche ai genitori, questo libro è la mia testimonianza al servizio degli altri, ma proprio perché tutte le storie vanno raccontate. Quindi io spero che sono venute fuori tantissime storie in questi anni, perché promuoviamo un premio letterario, Caro Fabrizio ti racconto, arrivata alla 10ª edizione. I ragazzi hanno la necessità di raccontarsi, perché ormai viviamo con questi messaggini e queste faccine, come dico io, bugiarde, che invece c'è l'esigenza e il desiderio di raccontare. E quando si raccontano le storie, già in qualche modo stai meglio perché le hai condivise, e in più poi intanto io dico sempre che da questi errori, no? Perché questo libro è vero che anche un po' la denuncia, no, di quello che abbiamo noi subito, però vuole essere anche positivo da questi errori, che non si debbano più ripetere. Addirittura nel primo abbiamo messo il vademecum della ricerca e del volantinaggio, perché noi ci siamo ritrovati appunto che non sapevano neanche come e cosa cercare. Era all'inizio, allora appunto non c'erano le telecamere, non c'erano i social, anche le locandine, non c'era così questa diffusione. E fare una locandina sembra una cosa banale, ma banale non è. Così come non è banale considerare che tutto, anche la diffusione, i contatti con i media non sono così semplici, bisogna avere comunque qualche indicazione ed essere e saperli affrontare, perché a volte possono anche, anziché aiutare, magari deviare le indagini. In più c'è proprio un buco legislativo, perché noi non abbiamo un permesso retribuito. Qualunque permesso è a nostro carico se ci viene dato, perché Sì, non è perché poi non è detto, neanche detto, certo. non viene neanche riconosciuto. C'è gente che perde il lavoro per cercare i propri figli. Quando vengono ritrovati dei resti, anche di fronte alla morte presunta di Fabrizio, noi l'abbiamo dovuta dichiarare il giorno che abbiamo presentato la denuncia, quindi il 21, ma lui il 22 era stato visto. Ma ci sono veramente, come ho detto prima, tante sfumature che sono delle cose poi insormontabili per noi genitori, proprio perché comunque non è facile, non sai come muoverti e non c'è nessuno che ti dà delle indicazioni. Ai tempi di Fabrizio la denuncia di scomparsa si aspettava 48 ore. 48 ore sono un'eternità. Adesso c'è un articolo che prevede appunto che la denuncia può essere fatta da chiunque, anche da un vicino di casa, ad esempio, mentre ai tempi di Fabrizio appunto dovevano essere i genitori o comunque dei familiari stretti. Per cui insomma c'è un lavoro, c'è tanto ancora da fare.
e i ragazzi spero insomma che vengano incoraggiati a presentare delle tesi e continuare questo percorso e aiutarci anche nella diffusione. Io adesso sono stata invitata appunto anche da una ragazza e andrò ad una conferenza all'università. L'anno scorso ho partecipato ad una conferenza internazionale, ogni volta è una grande fatica, però io dico sempre che fino a quando parliamo, fino a quando raccontiamo le nostre storie, i nostri cari non scompaiono, diversamente scompaiono e noi non vogliamo farli scomparire perché tutti hanno il diritto di essere cercati e fino a quando non abbiamo nessuna prova del contrario, noi cerchiamo un Fabrizio vivo. Senti Caterina, se qualcuno volesse supportare l'associazione con delle donazioni o leggere il libro, come può contattarvi? Allora, c'è un sito internet creato da un carissimo amico di Fabrizio che voi conoscete, Paolo Che Dal condividiamo, Checco. Paolo Dal Checco, un grandissimo È un professionista. grandissimo professionista, allora era molto giovane, loro hanno frequentato la stessa parrocchia, erano animatori entrambi nella parrocchia di Collegno e lui da subito ha messo a disposizione le sue competenze che ancora erano, insomma, era ancora uno studente ai tempi, e infatti aveva fatto l'analisi allora già del cellulare di Fabrizio, mi aveva estratto tutto l'archivio e anche il PC e insieme insomma avevamo creato il sito internet www.fabriziocatalano.it che è ben nutrito, ci sono appunto addirittura le immagini degli indumenti che Fabrizio indossava ai tempi e ci sono tutte le informazioni, ci sono video, ci sono fotografie, c'è la possibilità di trovare i libri e tutte le antologie, insomma il modo per poterli acquistare e poi c'è anche il numero di conto corrente dove si può fare sia la donazione del 5 per 1000 che è veramente un piccolo gesto ma per noi è di grande aiuto e sia una donazione che sono donazione detraibile perché noi siamo un'associazione, un'organizzazione di volontariato sociale riconosciuta a tutti gli effetti e quindi comunque si può dedurre. E per noi appunto è importantissimo perché noi non abbiamo nessun tipo di contributo ma ci autofinanziamo, quindi tutte le attività che noi facciamo anche di supporto alle persone che hanno bisogno e che vivono come noi questo dramma lo facciamo a titolo di volontariato e vorremmo poter fare di più, però a volte appunto ci scontriamo contro la burocrazia e contro i costi economici che non sono così scontati. Noi siamo vittime anche di tante persone che ne approfittano, che ci dichiarano vicinanza, che sanno, che ci aiutano, che dicono, perché poi appunto è pieno di persone che sanno. Mai veggenti che a volte appunto approfittano delle Ci sono nostre stati dei sì, ci sono tentativi di stati, sciacallaggio. ma noi abbiamo sempre cercato di non far lucrare noi, per noi questa era una cosa importante, lucrare sul nostro dolore, anche se poi in qualche modo qualche volta ci siamo caduti, insomma, Scontrati sì. con queste dinamiche. Però io dico sempre che non c'è nessuno che sa, perché diversamente non ci sarebbero tutti questi casi di Certo. scomparse e tutte queste cose, se qualcuno sapesse. Caterina, vorrei farti un'ultima domanda.
se Fabrizio potesse sentirti adesso, cosa gli diresti? Che mi manca da morire e che vorrei... A me basterebbe solo sentire la sua voce, che mi rassicura che sta bene. E poi non mi importerebbe di cosa è stato di questi 20 anni, cosa ha fatto, non sono quelle le domande. Io avrei bisogno di sentire che lui sta bene. E qualche volta me l'ha detto in sogno. Lui torna per dirmi che sta bene, mamma. Allora io vorrei proprio che quel sogno per un attimo diventasse realtà, che potesse dirmi a sua voce, mamma, sono qui e sono tornato per dirti che sto bene. E poi può anche ripartire. Caterina, io ti ringrazio, è stata una puntata che mi ha emozionato tantissimo e credo che tu oggi abbia dato una grandissima lezione di determinazione, sia a me che ho la fortuna di averti qua davanti che a tutti quelli che ci stanno ascoltando, perché vuol dire che quando veramente si cerca qualcosa si è determinati, non c'è tempo che tenga, no? Io vedo che la tua determinazione è rimasta immutata, è sempre la stessa, quindi credo sia veramente fonte di ispirazione per tante famiglie, tanti genitori e anche tanti ragazzi, no? Ehm, Quando a volte magari ne parlavamo prima, si tende magari a non mandare il messaggio alla mamma, guarda che sono arrivato, guarda che sto bene. Io credo che invece in questo contesto qua aiuti veramente anche i ragazzi a capire che forse ci sono sempre dei genitori, no, in pensiero per i figli e per quello che stanno facendo. Quindi io ti ringrazio davvero, è stata una bellissima puntata e grazie ancora per essere stata qui con noi. Grazie a voi e io ci sono sempre eh, per voi, ma per chiunque abbia bisogno, qualunque cosa, appunto il sito, lo ricordo, www.fabriziocattalano.it e quindi non esitate. Io ho dovuto e devo dare un senso a quello che ci è capitato, quindi tutto quello che posso continuerò a seguire un po' le orme di Fabrizio perché lui era sempre pronto ad aiutare chi avesse bisogno. Grazie davvero, Caterina. Grazie a voi. Ragazzi, abbiamo già registrato numerosissime puntate del nostro podcast Vox On Air, però per chi non lo sapesse c'è veramente un lavoro importantissimo dietro, fra redazione, costi di produzione. Tenete presente che il nostro podcast è totalmente autoprodotto, quindi facciamo tutto noi e avremo veramente bisogno del vostro supporto. Potete abbonarvi al canale al costo di poco più di un caffè al mese per vedere le puntate senza pubblicità, ma più che per quello veramente per darci una mano e supportarci e farci vedere che ci credete tanto quanto ci crediamo noi.